bentornati sul nostro canale. Appuntamento di oggi con la rubrica La pietra del mese di... Eccoci con il quinto episodio dedicata alle pietre del mese. La pietra di settembre è lo zaffiro. Il suo nome deriva probabilmente dal greco sapherios, ossia azzurro, e dal latino saphirus. Appartiene alla famiglia dei corindoni e si presenta in una vastità di colori, come il rosa, il verde, il giallo, l'arancio, il viola, il nero e il blu profondo. Quest'ultimo è il più pregiato. La sua composizione si basa su cristalli di ossido di alluminio e il suo colore è dato dalla presenza di titanio e ferro nella pietra. La gemma di colore blu è stata protagonista di leggende e antiche credenze che si perdono nella notte dei tempi. L'antico popolo dei persiani amava chiamare lo zaffiro la pietra che ha il colore del cielo. Essi infatti ritenevano che la terra fosse appoggiata su un grosso zaffiro, il cui riflesso blu dava appunto il colore al cielo, tanto che la pietra era chiamata anche l'occhio del cielo. Per gli egizi invece lo zaffiro era una pietra sacra che rappresentava la giustizia celeste. Veniva spesso utilizzato in gioielleria durante l'epoca tollemaica per la realizzazione di calcografie, che sono delle incisioni che rappresentano le teste di re o principi. Viene citato anche nella Bibbia. Secondo l'Antico Testamento, lo zaffiro era la pietra su cui erano incise le tavole delle leggi dei 10 comandamenti date da Dio a Mosè. Nel Medioevo invece a questa pietra venivano attribuite virtù protettive. Era considerato un talismano per i viaggiatori, proteggeva dalle peste e dalle ferite assicurando una vita gradevole, allontanava i fulmini e procurava pace e prudenza al suo proprietario. Per la Chiesa cattolica, sempre in epoca medievale, lo zaffiro aveva assunto una grande importanza religiosa e vedeva nella purezza della pietra un simbolo della Vergine Maria. Si dice che la storia della Chiesa cattolica contenga molte storie e aneddoti sulle virtù e persino sui miracoli di cui lo zaffiro è stato responsabile. Come l'emblematico gesto del pontefice Innocenzo III che donò a Riccardo I d'Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone, 4 anelli, tra cui uno zaffiro, che rappresentava la speranza nella fede. Si accostava infatti l'immagine del cielo al manto della Vergine e si identificavano con questa pietra le virtù teologali. O ancora troviamo un bel riferimento alla nostra pietra nella figura di Carlo Magno, che possedeva un amuleto sacro in cui tra 2 zaffiri aveva inserito una reliquia della croce. La gemma era indicata anche come la pietra del vescovo, poiché la leggenda vuole che nel blu dello zaffiro risiedessero i più nobili e alti valori spirituali dell'uomo e che fosse in grado di infondere saggezza, giustizia, giudizio e lealtà. Uno zaffiro di fama che è arrivato fino ai giorni nostri è lo zaffiro di Sant'Edoardo, gemma che appartiene tutt'oggi ai gioielli della corona inglese. La leggenda narra che il re Edoardo incastonò la pietra nel suo anello reale. Un giorno venne affiancato da un mendicante, ma non trovando denaro da dargli, si sfilò il suo anello dal dito e il mendicante ringraziante se ne andò. Anni dopo, Edoardo ricevette la visita di alcuni pellegrini che gli dissero di aver visto in apparizione San Giovanni Evangelista. Il santo disse loro che aveva ricevuto tanti anni prima l'anello da parte del re e che desiderava che gli fosse adesso restituito e che lo avrebbe rivisto in paradiso da lì a breve. E fu così, infatti il re Edoardo morì nel giro di 6 mesi.
Oggi la gemma è incastonata sulla sommità della corona imperiale. In campo medico, le virtù terapeutiche e medicinali dello zaffiro sembrano essere state riconosciute sin dall'antichità. Hildegarda de Bingen nel suo lapidario consigliava a chi soffriva di ira di mettere subito in bocca uno zaffiro, in quel modo l'ira sarebbe cessata. A chi aveva disturbi agli occhi di prendere uno zaffiro, di riscaldarlo con le mani o di riscaldarlo sul fuoco, poi di toccarsi gli occhi con la pietra per 3 mattine e 3 sere, e in questo modo gli occhi sarebbero guariti. Sempre per gli occhi consiglia a chi ce li ha feriti, annebbiati o arrossati di mettere una pietra in bocca la mattina a digiuno e di inumidirla con la saliva. Poi di prendere con il dito la saliva e strofinarla sugli occhi. In questo modo essi guariranno. A chi soffre di gotte in tutto il corpo da non sopportarne la pressione sul corpo e sulla testa, di mettere uno zaffiro in bocca e la gotta cesserà. A chi desiderava avere una buona conoscenza ed intelligenza, di mettere in bocca uno zaffiro la mattina a digiuno e di trattenerlo in bocca finché non avesse ingoiato della saliva che era venuta a contatto con la pietra. Solo allora si poteva togliere la pietra di bocca. Poi consiglia di scaldare del vino e di mettere lo zaffiro sopra affinché il vapore lo bagni e di leccare il vapore dalla pietra. Solo allora egli avrà un'intelligenza e una conoscenza pura, e anche il suo stomaco ne trarrà giovamento. Secondo Hildegarda, lo zaffiro è la pietra dell'intelligenza e della saggezza. Questa pietra rende la mente umana più chiara e più limpida grazie alla sua forza. Il nostro video è giunto al termine. Per Asperadastra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao!